Palermo abbiamo fatto sì un punto, ma non abbiamo fornito una buona prestazione. Questa devo dire che forse è stata l'unica partita di questo campionato che non ci ha lasciati contenti, ma nemmeno i calciatori. E comunque, come ho sempre detto, bisogna, tra virgolette, dimenticare nel senso fare valutazioni giuste, ma poi riazzerare, resettare e ripartire di nuovo da capo, perché c'è un altro impegno, c'è un'altra partita da vincere, perché se vogliamo avere l'ambizione di far meglio di tutte le squadre inarrivabili, che ne sono 7-8 inarrivabili sotto ogni punto di vista, se vogliamo essere la più brava tra tutte le altre, e non è semplice perché poi sono squadre competitive, dobbiamo cominciare a vincere quella di domani. Per quanto riguarda Zeman, il fatto che sia resistito 30 anni ad alto livello e alla soglia dei 70, alleni ancora in Serie A, significa che è resistito a tutte le evoluzioni e involuzioni del calcio. Quindi è una grande nota di merito. Ed è stato bravo, ed è bravo. Palermo mi riferivo all'aspetto ambientale e mentale. Ci siamo assuefatti a quel l'iter lì, a quello scandire quei tempi lì che non sono i nostri. Quindi la partita da quel punto di vista non l'abbiamo fatta e non bisogna fare quel tipo di gara. Io ho sempre detto ai ragazzi che abbiamo vinto, abbiamo perso e abbiamo pareggiato, ma siamo stati sempre propositivi dentro la gara, siamo stati sempre, abbiamo avuto sempre l'atteggiamento propositivo dentro la partita, anche quando abbiamo perso. È quella la nostra strada, non è quella dell'attesa, non è quella del vedere cosa succede. Bisogna prenderle di petto le partite, poi non è che non ci sono squadre invincibili o squadre che vincono sempre. La Juventus, la Roma, che ne so. Quindi le partite le vinci e le perdi, a maggior ragione noi. Però noi le abbiamo sempre giocate tutte prendendole di petto, e così deve essere. Una partita non presa di petto, perché è stata l'unica di questo campionato e comunque ci ha fatto vedere le cose un po' a tutti, però se vogliamo bisogna prendere anche il lato positivo di questo, significa che la squadra poi quelle partite lì non le ha mai fatte. Ha fatto settimana straordinaria, bellissima, una settimana, avevo sensazioni positive, non avevo visto cali di tensione, non avevo visto superficialità, non avevo visto niente di tutto questo, lo confermo, è che vi garantisco che ci sono partite in cui questo può accadere, perché l'ambiente, i pochi spettatori, una squadra che sta lì e che si aggrappa forse anche all'impossibile, e mi riferisco al Palermo, e quindi tu entri in quella tipo di ambientazione, come dire, di quell'andamento lento delle cose, molto messicano. La giornata è lunga, vediamo cosa succede, per lavorare c'è sempre tempo, ecco, quella roba lì. E può capitare, ma l'importante è che si capisca il perché, l'importante è che si faccia poi una valutazione su dove si è sbagliato, cosa non bisogna fare, non bisogna ripetere. Noi dobbiamo giocarci le nostre 12 partite per far sì che il nostro campionato da buono diventi ottimo. Ecco, questa deve essere da buono diventi ottimo. Quindi dobbiamo far sì che il nostro campionato sia ottimo, sia campionato giusto rispetto a quelle che erano le aspettative, rispetto a quelli che erano gli obiettivi, rispetto a tante altre cose. Dobbiamo fare in modo che sia ottimo, quindi sono 12 partite da giocare nella maniera più giusta, nel rispetto di tutte le cose. Al di sopra, in primo posto c'è la maglia che indossiamo, c'è rispetto per la maglia, per la storia,
che va oltre il rispetto di se stessi, perché io in questo momento rappresento un qualche cosa. Il derby, ci pensiamo da sabato, da che ora? A che ora finisce la partita contro il Pescara? Un secondo dopo pensiamo al derby. Adesso è questa la partita. Quella lì avremo modo di prepararla, di fare. Sapete meglio di me che sono partite che si fanno da sole quelle lì. Ma adesso l'obiettivo nostro è Pescara.